Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche, grazie. Wow, abbiamo la forza amici del Capricorno. Forza intesa come coraggio o anche come forza di volontà. Questa carta io la sento molto associata al terzo e al quarto chakra perché parla anche proprio di apertura del cuore. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che... Ok. Abbiamo ritirarsi. È tempo di staccarsi dal mondo. Quindi qui potrebbe essere che per voi come coppia, chiaramente se siete in coppia, sia il momento di prendersi un tempo da quello che è la società dentro la quale state vivendo. Se siete single, potrebbe trattarsi di, anche in questo caso, dovervi separare, staccarsi dal tipo di realtà che state vivendo per autoanalisi, per rifocalizzarvi. Riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Wow, e conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Quindi qui nel caso ci sia qualcuno che stia ritornando dal passato, il momento di ritirarsi è per imparare di nuovo. Guardate, scusate, le metterei così che unirsi e ritirarsi per conoscersi. Le sento molto più in linea, diciamo. Bene, andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e non risuonerà tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. In descrizione poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, allora partiamo con un re di coppe al contrario, quindi potrebbe far riferimento alla vostra persona di interesse, a quella persona che potrebbe ritornare dal passato. Andiamo avanti poi con un alchimista e un 4 di pentacoli e la ruota della fortuna. Mm, il re di coppe potrebbe rappresentare una sorta di se non fosse la persona, intendo, se per voi non rappresentasse la persona del passato, che potrebbe ritornare, dov'è? Riconciliazione, ehm, sento che rappresenta per molti una sorta di turbinio emotivo. È come se, perché quando c'è il re di coppe normalmente si parla di una sorta di maturità emotiva, di qualcuno che ha superato le prove della vita, di qualcuno che è diventato saggio. In questo caso sento che manca ancora quel passo in più. La carta dell'alchimista è un arcano numero 1, parla di inizi. Se ci fate caso è una persona che sta studiando, è come se ci fosse una sorta di volontà, di impegno da parte vostra nel manifestare un certo tipo di realtà. Probabilmente è una realtà a cui voi siete molto attaccati perché c'è un quadro di denari, può essere un attaccamento da un punto di vista materiale, magari un qualche cosa tipo una costruzione, un immobile, insomma, del denaro, oppure semplicemente potrebbe essere l'idea della relazione, l'idea della famiglia. La ruota della fortuna. C'è bisogno fondamentalmente di un cambio, c'è bisogno di uscire dalla ruota del karma. Qui la ruota della fortuna viene intesa come uno schema dal quale non si esce. Continuiamo poi con un 7 di spade e un 3 di denari. 7 di spade molte volte parla di proiezioni. Terminiamo con un fante di bastoni. Parla di proiezioni e parla di qualcuno che ha una difficoltà fondamentalmente con il quinto chakra a dire la verità, a dire le cose come stanno. Parla anche certe volte di furti, di atteggiamenti poco chiari, ok? Quindi
sento che questa carta è uno dei passi fondamentali di questa, del conoscersi, ok? Bisogna svelare il proprio sé più nascosto. Qui si tratta di giocare a carte scoperte fondamentalmente. Il 3 di denari è una carta che comunque parla di qualche cosa che si sta costruendo insieme. E il principe di bastoni è un cavaliere, quindi è qualche tipo di comunicazione, di inizio, può essere proprio che questa persona decida di ritornare con tanta passione e con tanta intenzione, direi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il re di coppa al contrario. Abbiamo la carta del giudizio, qui può esserci la chiamata e di nuovo il mago. Questa riconciliazione qui la vediamo come se ci fosse questo re di coppe che vi chiama dal passato. Può essere una chiamata in senso proprio fisico col telefono, potrebbe essere un'email, potrebbe anche essere una notizia che vi arriva da terzi, da terze persone, ok? È come se ci fosse questa nuova prospettiva con il mago. Andiamo a vedere questo di mago. Wow! Abbiamo un asso di bastoni, un 3 di bastoni e il 9 di coppe. Qui, come vi ho già accennato prima, qualche cosa comincia con il mago. Potrebbe anche essere qualche cosa da un punto di vista fisico, quindi magari anche solo un vedersi, un incontrarsi, un qualche cosa a livello proprio intimo, perché l'asso di bastoni parla di un inizio con decisione, ma anche di un inizio con passione. Però il punto è che abbiamo questo 9 di coppa al contrario e che manca qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di denari, a che cosa siete attaccati. Di nuovo 7 di bastoni. Poi abbiamo un 7 di pentacoli, l'imperatore, tutte e tre al contrario. E poi abbiamo il 9 di bastoni. Manca una sorta di stabilità. Manca, per qualcuno sento che fa riferimento proprio a una casa, un luogo dove vivere. Qui c'è bisogno di una zona di sicurezza. C'è bisogno di trovare la propria zona di protezione ed è quello a cui voi siete attaccati. Perché comunque anche qui c'è un 7 di spade, quindi probabilmente non vi sentite molto sicuri su qualche tipo di quotidianità, di praticità, magari dal punto di vista economico, magari dal punto di vista appunto della casa, magari non avete la macchina, mi dicono. C'è qualche cosa a cui voi siete attaccati e può essere inerente a questo nuovo inizio, questo spostamento, perché comunque il 3 di bastoni parla anche di viaggi, parla di movimenti e comunque il mago è una carta numero 1, parla di inizi. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Fatemi vedere cos'è questo karma. Ecco, ruota della fortuna al contrario. E 2 di spade. È come se fosse davanti a un bivio. Dovete scegliere voi se continuare in questo karma o uscire da questo karma. Riconciliarsi con una persona, se per esempio per voi non fosse un partner, fosse un amico, fosse qualcun altro con cui avete una relazione profonda, riconciliarsi, a mio avviso, vuol dire spiegarsi, cercare di comprendersi, cercare di trovare un punto di incontro, ma non necessariamente si deve trovare un punto di incontro, perché ci sono certe volte dove non c'è il punto di incontro, semplicemente a questo punto si tratta di rispettare la scelta o la volontà dell'altro, senza necessariamente dover accettare quello che l'altro magari vuole, perché per noi non è accettabile, però ecco, cerchiamo di rimanere con una relazione, un rapporto civile, teniamo ben presente che a te piace questa cosa qui, a me piace quella cosa lì, rispettiamo i nostri spazi, ok? E si può trattare anche di quello, cioè nel senso non è solo un torniamo insieme, può anche essere visto come un ok, mi manchi e ricominciamo a parlarci, a frequentarci, però su quel punto lì siamo completamente di opinioni diverse e rispettiamoci per la nostra diversità.
perché qui comunque c'è qualche tipo di proiezione. Andiamo a vedere 7 di spade. Fante di pentacoli, cavaliere di pentacoli, abbiamo un 3 di spade, un 2 di pentacoli e un asso di spade. Di nuovo qui si parla di qualche tipo di ciclo karmico che si ripete, Qui dovete trovare la forza di volontà di andare avanti e mi verrebbe da dire di mettere i paletti. Cercate la vostra stabilità. Che cosa vi fa sentire al sicuro? Andiamo avanti, vediamo il 3 di denari. Ah, c'era un'altra carta girata. È il sole. Sì, dovete dare retta un po' di più a voi stessi. Perché è un po' come se l'offerta che vi vogliono fare qui non sia completamente sincera ed è sempre come se fosse un po' la stessa storia di sofferenza. Bisogna fare una comunicazione, dire una verità, scegliere, fare questa scelta di cui ci parlano queste due carte, ok? Rispettando la propria essenza. Se voi non aveste nessuno, queste tre carte possono essere rivolte a se stessi. Fare la pace con se stessi, ok? Ritirarsi, nel senso un po' è l'energia dell'eremita, e conoscersi. Cioè, buttate giù tutto quello a cui siete attaccati, le verità che avete avuto fino ad adesso, le credenze e riscopritevi, imparate a conoscere voi stessi. Andiamo avanti, vediamo il 3 di denari. Ok. Cavaliere di spade, la luna, la temperanza, la regina di denari, abbiamo un fante di coppe, un 3 di coppe e un re di bastoni. Allora, il 3 di denari parla di un progetto, parla di qualche tipo di costruzione, per qualcuno si può trattare appunto di un immobile, di una casa come avevo accennato qui. Io credo che qui si tratti veramente di quello che è un equilibrio a livello familiare, un equilibrio a livello di coppia, a livello di relazione. Qui si tratta di iniziare qualche cosa insieme e può essere anche un progetto vecchio, come riscoprirlo un po'. Andiamo avanti, vediamo il principe di bastoni. Abbiamo un 9 di, scusate, un 8 di bastoni al contrario, un re di coppe girato al dritto, qui era al contrario, e un 5 di spade. C'è l'ingresso o il rientro di questa persona, non è solo una cosa di tipo fisico, ok? Però qui ci sono delle proiezioni. Abbiamo 2 volte il 7 di spade e la carta della luna. Tenete sempre ben presente che appunto anche l'altro ha il suo modo di vedere la verità, ok? E qui quello che manca è questa comunicazione chiara, ma soprattutto da parte vostra, perché qui siete voi che dovete imparare a esprimere la vostra essenza. Fate un passo per volta, andate con calma, ok? Però esprimete, se avete un disagio, esprimete quello che è un disagio, uscite da quella che è la ruota del karma, del fatto che le cose vadano sempre così. Quando si tratta di riconciliarsi, si tratta di dire, ok, mi hai ferito per questo, ascoltare l'altra persona e poi cercare un punto di incontro, insomma, chiedersi scusa, perdonarsi e poi cercare un punto di incontro. Qui c'è un riavvicinamento o un nuovo avvicinamento, nel caso comunque, per esempio, siate single e questo è riferito a voi stessi, però c'è l'ingresso di questa persona sia da un punto di vista fisico, appunto, ma anche da un punto di vista emotivo. Forse vi trovate meno da un punto di vista mentale, ma ripeto, è perché anche voi non avete tanto ben chiare certe cose, avete delle proiezioni, quindi diventa difficile poi trovare la chiarezza mentale con un'altra persona se per primi non l'avete con voi, insomma. Va bene, andiamo a vedere qualche messaggio in più per le persone single che sono in coppia e che hanno una relazione, diciamo, di tipo diverso.
Allora, andiamo a vedere per i single. Abbiamo la forza un'altra volta, quindi qui si tratta di coraggio. Il coraggio è la forza di volontà di fare una scelta, ok? Uscite dalla ruota del karma, ma molte persone lo stanno già manifestando con questo mago. Però c'è questa sorta di attaccamento e di proiezioni da lasciare indietro. Allora abbiamo, wow, la forza, la carta del matto, quindi qui si tratta di seguire i propri impulsi, i propri istinti, sì, e iniziare nuove avventure. Abbiamo anche un 6 di spade, che è proprio quello da cui bisogna staccarsi, quindi quelle che potrebbero essere appunto le credenze limitanti, i problemi del passato. Si tratta di un nuovo inizio, una nuova avventura sta iniziando. Ma che bello. Andiamo avanti. Per le persone che sono in coppia. Wow. Re di bastoni al contrario, re di pentacoli e imperatore. Innanzitutto sono tre carte, tre uomini, diciamo tre energie maschili. Ehm, Qui ragazzi sento che si potrebbe lavorare un po' di più su quello che è la sfera della passione, perché è vero che c'è questa materialità, questa concretezza, questa quotidianità che assorbe molto. So che è per trovare una vostra stabilità, ma qui c'è bisogno di ritirarsi per conoscersi meglio fondamentalmente, anche un po' per giocare, mi verrebbe da dire. Manca un po' di pepe. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione di tipo diverso, vediamo quali sono gli ulteriori consigli. Allora, l'appeso, 7 di coppe, cavaliere di coppe, cavaliere di pentacoli, la ruota della fortuna un'altra volta e il giudizio un'altra volta. Qui si sono girate anche queste due carte. Qui si parte da una situazione di stand-by, probabilmente siamo qui in questa fase di studio dove si valutano quelle che potrebbero essere le opzioni o le proiezioni. C'è l'offerta da parte di qualcuno di una sorta di cambiamento ed è come se ci fosse il risveglio spirituale. La chiamata appunto potrebbe essere per la riconciliazione per qualcuno, ma sento che è proprio un ok, ho preso consapevolezza e voglio che le cose tra di noi cambino. Abbiamo anche questo 10 di spade e il 7 di bastoni al contrario. Cercate di non farvi troppo condizionare da quello che è stata la sofferenza del passato, ok? Ehm, Cercate di metterci una vibrazione nuova in questa relazione. Bene, andiamo a vedere una carta ancora da parte di questi oracoli e poi una carta da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Ok, allora qui abbiamo competizione, un nemico, malizie, oh, guardarsi alle spalle, mamma mia. Quindi vediamo dove ve la posso mettere. Qui che c'era il 7 di spade, anzi qui mi piace di più perché c'è anche un 3 di spade, la carta dei dubbi. Quindi qui valutate bene perché il serpente fondamentalmente pizzica, no? È velenoso, ha la lingua biforcuta e comunque il 7 di spade parla di verità, mezze verità, non verità. Ok, quindi fate attenzione a... Ci sono delle persone che quando si bisticcia con loro non si riesce mai ad arrivare ad una conclusione della discussione. Perché? A parte che una delle tecniche per confondere è ribaltare la situazione, però il punto è che quando hanno la discussione, loro discutono per vincere la discussione. Quindi si tratta di quelle persone che tendono ad alzare la voce, tendono a imporsi, non sono persone che creano un confronto perché sia costruttivo, per poter imparare e crescere entrambe. Quindi sento che un po' l'energia è, tra virgolette, macchiata in questo senso. E poi infatti abbiamo questa carta che invita a parlare di più perché qui la conversazione è un po' trattenuta, diciamo.
Parla anche di un messaggio che dovrebbe arrivare. Qui abbiamo la carta del giudizio qui e la carta del giudizio qui, e parla di hoovering anche. Vi invito, guardate come è scritto, vi invito a cercare su YouTube di che cosa si tratta. È una delle fasi, una delle tecniche, diciamo, di, di manipolazione dei narcisisti, ok? Quindi per qualcuno questa riconciliazione potrebbe non essere completamente reale, potrebbe creare ancora della sofferenza. Qui, come vi dicevo, si tratta di decidere, di scegliere voi, di avere la forza di volontà di scegliere se uscire dalla ruota del karma o no, o se rimanere in questa situazione, ok? E qui lo vedo anche per questo gruppo, ragazzi. Bene, andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte dei guerrieri di luce. Ok, ecco appunto. Essere uno spirito libero significa navigare senza barriere, senza muri e vivere senza, scusate, e volare senza giudizio e amare senza condizioni. Io ti amo incondizionatamente, senza la condizione di dover ricevere qualcosa in cambio. Guardate, ma qui è uscita la carta della forza che vuol proprio dire coraggio. E qui vi dice appunto di vivere la vita con coraggio, senza paura, con forza e determinazione. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!